I temi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei contesti più disparati stanno diventando sempre più rilevanti e dibattuti. Questi strumenti infatti permettono di realizzare un'infinità di attività in tempi estremamente ridotti, consentendo di ottenere in pochi minuti risultati che richiederebbero ore se non giorni di lavoro. Tuttavia, accanto alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale si discute sempre più intensamente anche dei rischi che essa comporta. Tra questi spicca la possibilità che tali strumenti possano essere utilizzati per creare contenuti falsi o ingannevoli, come deepfake o testi manipolati, capaci di compromettere la reputazione delle persone o diffondere informazioni quantomeno fuorvianti. Detto ciò, voglio mettere da parte queste problematiche seppur rilevanti, per focalizzarmi sull'impatto che l'intelligenza artificiale sta già avendo e avrà in misura, a mio avviso, sempre più crescente sul mercato musicale. Già oggi il lavoro umano, per così dire, sta subendo un ridimensionamento in settori come la produzione di jingle pubblicitari e musiche per videogiochi. Il trend dominante è quello di ottenere prodotti nel minor tempo possibile e al costo più contenuto, obiettivo che l'intelligenza artificiale riesce a soddisfare con grande efficienza. In ambiti più ampi l'intelligenza artificiale può affiancare gli autori fornendo spunti creativi per la composizione di melodie o per lo sviluppo di brani. Ad esempio esistono piattaforme in grado di generare musica istantaneamente inserendo parametri predefiniti come il genere, il tono o il ritmo desiderato. Questi strumenti permettono di calibrare i brani su un target di pubblico specifico, offrendo una flessibilità e una rapidità che difficilmente il solo intervento umano potrebbe così celermente uguagliare. Tuttavia, quando si parla di musica, ritengo sia fondamentale distinguere tra ciò che rappresenta una vera e propria espressione artistica e tutto il resto, intrattenimento di consumo incluso. La musica come forma d'arte, infatti, va oltre il semplice assemblaggio di suoni e risponde a un'esigenza profonda di comunicazione, emozione e significato. Al contrario, i prodotti creati per scopi funzionali, come riempire un sottofondo o attrarre l'attenzione per pochi istanti, rientrano in una sfera diversa, più utilitaristica. Questo distinguo non è solo teorico, ma ha implicazioni concrete per il valore culturale che attribuiamo alla musica e per il ruolo che l'intelligenza artificiale può giocare in questa partita. Con il tempo un certo tipo di ascoltatori occasionali e disinteressati, che è bene sottolinearlo sono sempre esistiti, sembrano aver ulteriormente abbassato le proprie aspettative nei confronti della musica. Questo fenomeno ha contribuito a innescare una sorta di processo di realizzazione musicale di stampo fordista. Va bene qualsiasi canzone, purché sia breve e rispetti determinati parametri standardizzati. In uno scenario del genere non serve particolare acume per notare come nel mainstream i contenuti stiano progressivamente impoverendosi e uniformandosi. Gli artisti che una volta riuscivano a coniugare successo popolare e qualità artistica elevata mettendo tutti d'accordo, stanno diventando sempre più delle rare eccezioni, quasi delle mosche bianche. Anche la musica internazionale sembra essere quasi del tutto scomparsa dalle classifiche italiane. Questo ha creato un mercato sempre più chiuso e autoreferenziale, dove gli artisti nostrani non si confrontano più con una competizione internazionale che in passato li spingeva a innovare e a migliorarsi. Di conseguenza il panorama musicale nostrano rischia di diventare un ecosistema stagnante, ghettizzato e omogeneo. In tale contesto, anche chi ha qualcosa di autentico da dire, spesso si trova costretto a giocare a ribasso, rinunciando a sperimentare o a proporre contenuti più impegnativi. Puntare costantemente su un pubblico generalista e poco interessato ha portato molti artisti a ridurre quasi a zero il loro impegno sul piano sociale e culturale. Quando questo impegno emerge, anche se in modo sporadico e timido, riceve un'attenzione sproporzionata e spesso più negativa che positiva rispetto al reale valore di ciò che è stato detto o fatto. Questo dimostra una crescente difficoltà della musica a svolgere un ruolo di riflessione o critica sociale come avveniva in passato. Un altro elemento caratteristico del processo di industrializzazione del mercato musicale è la crescente importanza della calendarizzazione delle uscite. Esistono ormai periodi canonici per pubblicare i brani, le canzoni di Sanremo, quelle estive e quelle natalizie. Gli artisti stanno diventando sempre più specializzati nel calibrare le loro proposte in funzione di questi momenti specifici dell'anno, cercando di massimizzare l'impatto commerciale.
Tuttavia questa tendenza contribuisce ulteriormente all'omogeneità del mercato, rendendolo prevedibile e a tratti monotoni. La domanda che sorge spontanea quindi è questa: in un panorama musicale sempre più standardizzato, ripetitivo e privo di guizzi, servono autori e interpreti reali? Personalmente, se fossi un discografico, mi risponderei che non servono e mi muoverei per far fuori queste figure, o quantomeno cercare di ridimensionarle più di quanto non si sia fatto sino ad ora. Partendo da queste riflessioni, ho immaginato in modo quasi distopico uno scenario in cui i grandi gruppi discografici potrebbero acquisire piattaforme per la creazione di musica basate sull'intelligenza artificiale con l'obiettivo di massimizzare i profitti. Potrà sembrare un'ipotesi estrema, ma ritengo che ci siano già segnali che puntano in questa direzione. Un esempio: nella recente vendita del catalogo dei Pink Floyd è stata inclusa una clausola relativa alla possibilità di realizzare nuovo materiale basato sul celebre Pink Floyd Sound. Questo fa pensare che l'industria stia già considerando l'uso dell'intelligenza artificiale per produrre musica ispirata a stili iconici. Inoltre voglio far presente che in un mio precedente video avevo parlato di come anni addietro questa tecnologia era stata utilizzata per cercare di ultimare la 10ª sinfonia di Beethoven, basandosi sui suoi appunti, e di come il risultato sia stato tutt'altro che brutto. Un po' di tempo fa, inoltre, era uscito un album degli Oasis, dove si immaginava un ipotetico disco degli Oasis, che suonava tutt'altro che male e dove il cantato era praticamente identico a quello di Liam Gallagher. Oltre a questi esperimenti, anche i Kiss e gli ABBA, quindi direttamente gli artisti interessati, stanno sfruttando le nuove tecnologie per monetizzare ulteriormente i loro brand, facendo da apripista per tutti gli altri. Un altro fenomeno interessante riguarda la crescente diffusione di contenuti creati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. La mia bacheca di YouTube, per esempio, è invasa da video con titoli del tipo "Le Zeppelin 4" realizzato negli anni 50. Incuriosito ho cliccato su uno di questi video e ho notato che, a parte il testo, le canzoni erano state completamente riscritte. Questo mi ha spinto a testare personalmente le capacità dell'intelligenza artificiale nella creazione di un brano pop, per capire quanto questa tecnologia sia oggi accessibile ed efficace. Per il mio esperimento ho utilizzato ChatGPT per la stesura del testo e la piattaforma Suno per la composizione musicale. Poiché volevo un ritornello fortemente caratterizzato, ho preso spunto da un discorso di Giorgia Meloni nel quale diceva "sono italiana, sono cristiana", insomma ci siamo capiti. Ho trovato il testo completo sul suo sito e l'ho dato in pasto alle intelligenze artificiali. Il risultato: un brano pop valido, più di tanta roba, o tanto quanta tanta roba, che gira in radio. Ascoltare per credere, lo pubblicherò come video successivo a questo. Va sottolineato che in questa occasione io ho interagito attivamente scegliendo il tema della canzone e dettando lo stile e la struttura che volevo nel brano, strofe, pronti, ritornelli in crescendo, eccetera. Ma va da sé che andando avanti e affinandosi sempre più, questi strumenti potranno diventare sempre più autonomi. Inoltre si potrebbe prendere tutto e affinarlo, mentre io praticamente mi sono accontentato di buona la prima. Questo esperimento mi ha fatto riflettere ulteriormente sul futuro del mercato musicale. È evidente che siamo di fronte a un cambiamento epocale in cui la tecnologia sta ridefinendo non solo come si produce la musica, ma anche chi può farlo e con quali mezzi. Tuttavia, il giudizio sull'impatto di questa innovazione credo dipenderà in gran parte da come verranno utilizzate. Se l'intelligenza artificiale verrà impiegata per arricchire e diversificare l'offerta musicale, potremmo assistere ad una nuova era di creatività e sono certo che qualcuno lo farà. Al contrario, se l'obiettivo sarà unicamente quello di abbattere i costi e uniformare i prodotti, il rischio è di impoverire ulteriormente il panorama artistico e diciamo già che stiamo raschiando il fondo del barile. Detto questo, spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a dire la vostra nei commenti. Inoltre iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime spigolature sonore. Arrivederci.